La lezione di stasera è legata a uno dei musei più importanti, si trova a Madrid e si parla proprio appunto del Museo del Prado. Per la serie dei musei abbiamo già considerato la National Gallery di Londra, il Louvre di Parigi e gli Uffizi di Firenze. Questo edificio ospita un museo che è veramente straordinario, che ha più di 1800 opere. Pensate che fu voluto da Carlo III di Spagna, lui commissionò anche il gabinetto di storia naturale. Lui chiamò un architetto importante, Villanueva, che realizzò per Carlo III anche il giardino botanico. L'architettura che vedete, la pianta, è un edificio maestoso. Questo progetto venne approvato nel 1786. Quindi siamo in un periodo di architettura neoclassica, dove c'è appunto un recupero del classicismo, dell'epoca classica, e si parla appunto di neoclassicismo spagnolo. La costruzione è stata terminata solo all'inizio del XIX secolo e per questo ha avuto varie vicissitudini, tanto che è stato per un periodo destinato anche a fini militari, proprio a caserma della cavalleria. Si era arrivati quasi alla distruzione di tutto questo edificio. Poi, solo grazie all'interesse di Ferdinando VII e soprattutto anche di sua moglie, che era Maria Isabella di Braganza, nel 1818 inizia il recupero di questa struttura. Questo museo, vi dicevo, è veramente un museo straordinario. Basta pensare che si parte dalla pittura gotica, questa per esempio è una sala gotica dove ci sono tavole fondo oro, ci sono oltre 100 stanze e gallerie e abbiamo una collezione che comprende, vi dicevo, più di 1800 opere. Pensate, si arriva poi con Sorolla a un'epoca a noi, diciamo, contemporanea. Sappiate che il museo accoglie la maggiore collezione di arte spagnola. Ci sono delle sale immense che contengono capolavori da manuale di storia dell'arte. Guardate, questa per esempio, vi ho fatto vedere la sala dell'arte gotica, questa è la sala della pittura dell'Ottocento. Logicamente, avete capito, 1800 capolavori, io ho selezionato per voi veramente delle opere, secondo me, capitali della storia dell'arte, ma nulla toglie che siano tutte opere veramente pregevoli. A cominciare dalla pittura spagnola, la pittura spagnola che viene rappresentata nelle tavole, diciamo, più antiche, fondi oro dal 1100, arriviamo al 1910. Questa, per esempio, è la sala di Goya, dove ci sono questi capolavori che poi vedremo in dettaglio. L'opera di Goya, pensate, si distribuisce, i suoi dipinti li trovate al pian terreno, al primo piano e anche al secondo piano, per farvi capire come sia veramente incentrato anche tanto sulla pittura spagnola. Iniziamo subito con un artista straordinario che è El Greco, conosciuto appunto da tutti, è un pittore di origine cretese, è un pittore legato al manierismo. Il manierismo, vi ricordo, è quella corrente pittorica che segue la fase del Rinascimento. La fase del Rinascimento si era arrivati al culmine, no? Con l'arte di tre grandi artisti, Michelangelo, Leonardo, Raffaello, e ognuno di loro aveva portato un contributo, no? Michelangelo, questa monumentalità, la torsione delle figure, e non a caso il Greco recupera molto, sente molto l'influenza di Michelangelo. Basti pensare alla figura, vedete, di questa Trinità in cui si vede il padre che sorregge il figlio e qua trovate la colomba. Guardate questa torsione, sembra una delle pietà di Michelangelo, no? E quindi vi dicevo i grandi come Michelangelo, Leonardo che ci ha insegnato lo sfumato, la prospettiva aerea, e Raffaello, la costruzione piramidale. Ecco, dopo questa fase di grande creatività di questi artisti che hanno portato innovazioni straordinarie, c'è una fase che viene definita manierismo perché si dipinge, è logico, è un'attribuzione che è stata data negli anni successivi, gli artisti manieristi, il Greco non sapeva di essere un manierista, di essere catalogato come un manierista. Fanno parte, diciamo, tutti quegli artisti che ispirandosi a questi grandi della pittura del Rinascimento dipingono in un certo senso alla loro maniera, trasformandola, adeguandola ai nuovi tempi. E vi dicevo,
E il Greco è uno degli artisti che si ispira non solo a Michelangelo Buonarroti, ma anche a Dürer e ha dei toni particolarissimi, perché il manierismo altera le forme delle figure. Le figure, vedrete, sono straordinariamente allungate, le composizioni molto affollate. Questo lo ritroveremo anche artisti italiani come il Parmigianino, no? Ci sono artisti, se voi venite anche agli Uffizi, si capisce bene il periodo manierista anche nella pittura, diciamo, italiana. Le composizioni sono molto originali, come in questo caso, vi invito a vedere che sembra un cuore. Vedete, sembra proprio la forma di un cuore, questa Trinità. Poi, dicevo, c'è questo spirito molto innovativo che usa colori acidi, composizioni affollate, torsioni delle figure. Vi invito a vedere, per esempio, anche l'espressione di questi angeli. Guardate, questa è l'opera di Goya, il 3 maggio del 1808. Si tratta di una fucilazione. Io ve l'ho messa a confronto anche con un'altra fucilazione importante, che è quella di Manet. E poi vi voglio far capire in un certo senso la differenza tra queste due opere. Quest'opera qui di Goya è diventato il simbolo della brutalità della guerra, perché ci mostra una fucilazione dei rivoltosi spagnoli, coloro che si sono rivoltati e l'esercito francese li ucciderà. Goya ci fa questa scena in cui si vede questi personaggi, questo che sta alzando le braccia, vedete, disperato perché chiede in un certo senso compassione, alza le braccia, questi che sono inorriditi, sanno che toccherà a loro tra poco, guardate, questi si coprono anche il volto, no? E qui traspare tutta la rabbia, tutta l'angoscia della fine che stanno per fare. Guardate, qui a terra ci sono i rivoltosi spagnoli che sono già deceduti, no? E quindi capite che siamo il 3 maggio del 1808, è una scena che raffigura questa brutalità, ma ce la raffigura narrandola, facendoci capire attraverso, diciamo, varie fasi come è avvenuta la fucilazione, il prima e il dopo la fucilazione. Invece guardate la pittura di Manet. Manet che ci fa l'esecuzione dell'imperatore Massimiliano. Questo non c'è un prima e un dopo, perché la pittura, ma lo sapete, Manet è stato un precursore in un certo senso degli impressionisti, no? Non è un impressionista lui, ma è comunque un precursore di una pittura che diventa sempre più immediata, che raffigura un istante ben preciso, non una sequenza narrativa come questa. E qui è il momento della fucilazione in cui Massimiliano viene fucilato un attimo dopo e Massimiliano, l'imperatore, non ci sarà più. E guardate, bellissimo, dicevo il dipinto di Goya, che è un dipinto monumentale, ve l'ho mostrato in una delle prime slide delle sale dedicate a Goya, no? Guardate la paura nei volti e l'angoscia di queste figure. Dicevo, un realismo incredibile, anche psicologico, però rappresentato anche con pennellate molto sommarie. Qui abbiamo di Tiziano un capolavoro, Adamo ed Eva, è una scena, questa la riconoscete tutti, dell'Antico Testamento, della Genesi, in cui viene rappresentata Eva che sta cogliendo la mela. Chi è che dà la mela a Eva? È un bambino. Un bambino perché si dice che Tiziano dicesse, fa questo bimbo serpente perché dice una donna, Eva, non si sarebbe mai messa a parlare con un serpente. Sicuramente se una donna è stata catturata lo è stata per un bambino e quindi gli viene in mente di fare il bambino serpente a Tiziano. E è interessante che si vede Adamo che sta scacciando Eva, sta mettendo una mano avanti come per dire, insomma, allontanarsi da questa tentazione anche se poi ci cadrà. Perché vi mostro questa scena? Sicuramente vi mostro, sono messe accanto nel salone, io ci sono stata lì al Prado, sono due capolavori, vi mostro anche il capolavoro di Rubens, che non fa altro che fare la stessa Adamo ed Eva, sono messe una a fianco all'altra e le due tele rispecchiano, pur essendo lo stessa, ve la dimostro se volete vedere, guardate, è lo stesso soggetto che viene ripreso in tutto e per tutto nella posa, nei fiori, vi invito a vedere i fiori, vi invito a vedere anche questi elementi di vegetazione, però cos'è che cambia?
Innanzitutto qui va bene, le figure vengono rappresentate, Adamo viene rappresentato nudo, poi cambia la mentalità, perché qui con Tiziano è molto più, ve lo dimostro, è molto più severo, è molto tutto più giocato su certi aspetti molto più severi. Rubens in realtà lavorerà quasi 100 anni dopo, nel 1628-29. Rubens invece che cosa ci fa? Ci fa, è cambiato il clima, vi dicevo, e ci raffigura tutto con più straordinaria leggerezza, perché celebra in un certo senso la gioia di vivere. Guardate anche il puttino, si sporge proprio a dare il frutto ad Eva. Ed Eva sembra quasi accondiscendere, no? E Adamo non si è nemmeno reso conto di cosa sta succedendo sopra, ma è tutto preso a guardare la sua Eva. Lui appoggia la mano e questa invece è come non per respingere Eva, ma quasi sembra si stia alzando, stia appoggiando la sua mano per iniziare a alzarsi e sta per abbracciare in un certo senso la sua Eva. E quindi gli sguardi in questo caso sono molto più eloquenti. Guardate, qui ve le rimetto nuovamente a confronto e poi c'è un altro elemento, inserisce anche il pappagallo. Il pappagallo è un elemento esotico, un elemento di leggerezza che dona leggerezza a tutta la scena, no? Guardate anche il bambino, la differenza, no? Nel bambino, fino ad arrivare alla pittura fiamminga con, vi dicevo, Bosch e il trittico straordinario. C'è la sala dedicata a Bosch, ci si perde in questi dettagli infiniti di questa pittura così meticolosa, così simbolica.